Gettone virtuale inserito, pronti via. Benvenuti in questa nostra nuova esplorazione, dedicata oggi a una specie di vera e propria magia tecnologica. Avete presente quel freddo ultramoderno supercomputer che teniamo tutti in tasca? Esatto, lo smartphone. Beh, oggi vediamo come trasformarlo nella console retro definitiva. Per chiunque di noi abbia passato le estati tra i neon delle vecchie sale giochi o seduto a gambe incrociate sul tappeto davanti a una TV a tubo catodico, beh, preparatevi, perché questo è un viaggio al cardiopalma. Cioè, pensateci un attimo, viviamo in uno strano paradosso oggi. Da una parte, l'era moderna ci bombarda continuamente con visori per la realtà mista, grafica super fotorealistica, intelligenze artificiali, tutto bellissimo, per carità, ma al prezzo di cosa? Sistemi pesantissimi ed estenuanti patch da tipo 50 GB il giorno stesso del lancio. Che fatica! Dall'altra parte, invece, stiamo assistendo a un ritorno di fiamma pazzesco per il retro gaming. E badate bene, non è più una nicchia per nostalgici chiusi in soffitte polverose, è un movimento culturale enorme. Si cerca disperatamente quel contatto con il codice pulito di una volta, un gameplay fulmineo dove premi start, giochi subito e ovviamente quella gloriosa estetica anni 80 e 90. E sapete qual è la cosa assolutamente più incredibile? Che non serve minimamente occupare mezza scrivania con un bestione come il Commodore 128D o ritirare fuori il mitico Amiga 500 per riassaporare quella magia. Tutta quella potenza, letteralmente tutta, oggi risiede comodamente nel palmo delle nostre mani. Uno smartphone moderno riesce a masticare e digerire intere generazioni di storia dei videogiochi senza fare una piega. È a tutti gli effetti una macchina del tempo tascabile, pronta a riportarci dritti all'età dell'oro del gaming. E questo ci porta alla nostra prima tappa, la rivoluzione sul sistema iOS. I cancelli dell'App Store si aprono. Parliamoci chiaro, fino a pochissimo tempo fa emulare su dispositivi Apple era un mezzo incubo, roba per smanettoni fatta di procedure astruse e sideloading oscuri. Ma oggi, boom, installare un emulatore è diventato facile come scaricare un'app per chattare. Ecco la mappa per orientarci, abbiamo 3 campioni assoluti. Delta è il re indiscusso, una specie di sistema plug and play pazzesco per tutto l'universo Nintendo. Poi c'è PPSSP, un vero miracolo tecnico che fa l'impensabile, prende la grafica dei vecchi giochi portatili 3D della PSP e la lucida a specchio per farla brillare sui nostri schermi OLED. E infine Gamma, l'emulatore perfetto per far ripartire in un istante i classiconi della primissima e gloriosa PlayStation, tipo Crash Bandicoot. Soffermiamoci un secondo su Delta, perché, ragazzi, merita davvero una standing ovation. È affascinante il modo in cui si integra a meraviglia con l'ecosistema Apple. Inizi a saltare con Super Mario sull'iPhone, chiudi, prendi l'iPad e continui esattamente da dove eri rimasto grazie ai cloud. Riconosce i controller moderni di Xbox o PS5 al volo. Ma il vero tocco di genio? Le skin personalizzabili. Riproducono sul vetro del telefono esattamente i colori e i tasti di quegli indimenticabili gusci di plastica storici. Un colpo al cuore per chiunque abbia vissuto quegli anni. Passiamo ora all'altra sponda, Android, ovvero il paradiso degli smanettoni. Ottimizzazione e libertà totale. C'è proprio una sorta di legge non scritta nel mondo del retro gaming. L'ambiente Android è sempre stato la casa naturale dell'emulazione mobile. Il perché è facilissimo. Grazie alla gestione totalmente libera dei file e all'accesso diretto all'hardware, gli sviluppatori in pratica possono fare quello che vogliono, spingendo l'emulazione a livelli assurdi. Certo, i menu a volte sono densi e pieni di voci tecniche che sembrano il pannello di controllo di uno Space Shuttle, ma il livello di controllo millimetrico che si ottiene in cambio, pura estasi per ogni appassionato. E guardate un po' che mostri sacri abbiamo su Android. DuckStation è una roba fuori di testa, prende i primissimi un po' tremolanti giochi 3D della PlayStation 1 e ne stabilizza le texture, offrendo un upscaling grafico letteralmente mostruoso. Mupen 64 Plus FZ invece compie la magia di mappare chirurgicamente su touchscreen il famigerato, stranissimo controller a 3 corni del Nintendo 64. My Boy fa girare i titoli del Game Boy Advance consumando, non scherzo, meno batteria di un orologio digitale. E Melon DS sfrutta da Dio lo schermo in verticale dei nostri smartphone per replicare alla perfezione la disposizione a doppio schermo del DS originale. Geniale! La nostra esplorazione continua con RetroArch, il sistema universale, il cervellone cross-platform. Allora, niente panico per i paroloni tecnici. Facciamo un po' di chiarezza su RetroArch, che è gratuito e disponibile ovunque.
non è una semplice app, ma è quello che in gergo si chiama un front-end, cioè una gigantesca interfaccia madre unificata. Al suo interno noi andiamo a caricare i cosiddetti core, che sono i veri motori di emulazione dedicati a replicare al millimetro le macchine d'epoca. Volete l'atmosfera da sala giochi? Caricate il Core MAME. Avete nostalgia dei vecchi computer da scrivania? Boom! Caricate i core del Commodore 64 dell'Atari. In pratica è un'infinita biblioteca digitale racchiusa dentro a un unico programma. Però, dai, dobbiamo essere intellettualmente onesti qui. RetroArch non è esattamente per chi vuole tutto e subito. Ha una curva di apprendimento decisamente ripida. Ti trovi davanti menu super complessi, devi gestire la latenza audio, magari sbattere la testa sugli shader per simulare visivamente la curvatura e le righe dei vecchi tubi catodici. Insomma, ci vuole pazienza. Ma per chi ha la voglia di domarlo, la ricompensa è clamorosa. Diventa l'ultima macchina del tempo, al punto che puoi persino overclockare i chip virtuali e far girare capolavori del passato infinitamente meglio di come facessero sulle console originali. E arriviamo così alla nostra ultima tappa fondamentale, l'importanza del controller fisico, il tocco finale. Perché, diciamoci la verità, provare a chiudere una combo perfetta in Tekken 3 o fare un salto millimetrico in Super Mario World strisciando i pollici su un pezzo di vetro piatto è la ricetta perfetta per farsi venire i crampi. Non c'è feedback, manca del tutto la memoria muscolare. Ecco perché investire in un controller telescopico a incastro, roba come un Backbone One o un Razer Kishi per intenderci, cambia letteralmente le regole del gioco. Si aggancia direttamente allo smartphone e, improvvisamente, boom! La potenza infinita del software moderno incontra finalmente quel click rassicurante e plastico dei tasti veri di una volta. Il telefono scompare, l'immersione diventa totale e vi ritrovate tra le mani una magnifica console portatile. Prima di chiudere, un piccolissimo ma vitale promemoria per navigare in totale sicurezza. Il software degli emulatori di cui abbiamo parlato è al 100% legale ed è approvato negli store. Ma attenzione, la questione cambia per le ROM, ovvero i file veri e propri dei giochi. Per rispettare le regole del copyright è necessario possedere fisicamente la copia originale del gioco. Insomma, dovete avere quella vecchia cartuccia tutta impolverata su in soffitta per poter scaricare la sua controparte digitale. È un dettaglio cruciale per godersi tutta questa nostalgia senza alcun tipo di problema. E con questo la nostra esplorazione giunge al termine, ma in realtà la partita è appena iniziata. Come abbiamo visto, i cancelli di iOS si sono spalancati, Android rimane quell'officina pazzesca senza limiti e aggiungendo un pad fisico il rituale è finalmente completo. Tutta questa incredibile tecnologia per resuscitare l'età dell'oro dei videogiochi non è chiusa a chiave in qualche museo, è lì letteralmente nelle tasche di tutti noi, silenziosa e pronta al risveglio. La nostra capsula del tempo è configurata e funzionante, quindi la domanda finale è: chi di voi è pronto a fare un salto nel passato, prendere i controlli e premere start su questa indimenticabile avventura?